Sono qua per presentare un brevetto che si basa su una bussola solare elettronica. L'idea di questa bussola nasce dall'intuizione di un collega, devo fare il nome perché veramente il merito è tutto suo, è il dottor Francesco Flora, il quale da generazioni è costruttore di meridiane. La meridiana è uno strumento molto semplice che in base alle conoscenze di dove si trova il Sole in quel momento, in quella posizione, con quella direzione nord nota, ci dà l'ora esatta del luogo. Infatti la meridiana serve proprio per dire l'ora vera del luogo in cui ci troviamo. Bene, la bussola funziona al contrario. Conoscendo perfettamente l'ora, conoscendo perfettamente la direzione del Sole, noi possiamo trovare la direzione del nord geografico, e la bussola in effetti è uno strumento che tutti conoscono e che serve proprio per dare l'orientamento. Ora però le bussole che conosciamo tutti sono essenzialmente quella magnetica, che però dà il nord magnetico. Il nord magnetico è qualcosa che non è il nord geografico ed è qualcosa che non sta fermo, si muove anche molto velocemente in questo periodo storico ed è soggetta a molti errori. Le altre bussole che si trovano in commercio sono bussole molto precise, si basano su sistemi GPS o su sistemi che sfruttano in pratica la rotazione terrestre. Sono oggetti precisi, ma in particolare il GPS risente di diverse fonti di errore, ma soprattutto sono molto costosi. In particolare le bussole più precise al mondo, sono bussole giroscopiche, costano decine di migliaia di euro e hanno anche un altro difetto, che in pratica per ottenere il nord bisogna aspettare un bel po' di tempo, parecchi minuti. La nostra bussola è piccolina, molto semplice da utilizzare, si basa su un algoritmo che dà la posizione del Sole che è molto veloce e molto preciso, ha un costo decisamente contenuto ed ha una precisione che sul campo, abbiamo verificato con il nostro prototipo, è intorno al centesimo di grado, quindi molto utile. Ora, a cosa serve una bussola? L'idea che normalmente ha la gente è quella di orientarsi quando sta facendo un'escursione, un viaggio, e questo è corretto. Diciamo che per queste esigenze la bussola non deve nemmeno essere tanto precisa, ma se pensiamo ad esempio alla costruzione di un tunnel che magari è lungo 15 km, che viene costruito partendo da una parte e dall'altra, se noi sbagliamo anche di solo mezzo grado rischiamo di non incontrarci con i colleghi dall'altra parte della montagna, ma non incontrarci per un ordine di parecchi metri. Quindi ci sono delle applicazioni in cui la necessità di avere una precisione molto alta sono parecchie. Quella del tunnel è una di queste. Un'altra, per esempio, è quella dell'allineamento di specchi per impianti solari a concentrazione. Conosciamo tutti l'energia solare dal fotovoltaico, pannelli fermi sui tetti delle nostre case, ma ci sono anche delle situazioni in cui si utilizza la concentrazione del Sole con degli specchi che sono parabolici, sferici o anche piani, ma che tutti devono puntare in un punto particolare. Ora, siccome il Sole si sposta, è chiaro che anche lo specchio si deve spostare, e quindi occorre qualcosa che conosca bene, che sappia calcolare bene la posizione del Sole e anche la direzione in cui si deve spostare, e in questo caso la bussola è veramente molto molto utile. A che punto è la nostra bussola rispetto al mercato? I prototipi ne abbiamo già più di uno, funzionano, abbiamo testati, in particolare un prototipo, non quello che ho portato qui a Innova Gorà, un altro che è rimasto nel nostro centro di Frascati, è stato addirittura in Antartide, grazie a una collaborazione con l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, a fare misure della posizione del Polo Sud. Sono oggetti che sono praticamente già pronti, devono essere ingegnerizzati, quindi la nostra ricerca è quella di trovare un'industria che è interessata anche eventualmente non solo alla bussola in sé, ma anche a qualcosa che possa essere applicato a oggetti che fanno altri tipi di rilevamenti, come per esempio teodoliti per la topografia. È chiaro che entrare nel mercato non è una cosa semplice, noi ovviamente siamo qui a Innova Gorà ed è un palcoscenico sicuramente molto molto utile per far conoscere il nostro brevetto, altrimenti normalmente si agisce sfogliando un pochino le internet, riviste, conoscendo e parlando con colleghi che hanno dei contatti con industrie, telefonate, incontri. Abbiamo ovviamente già avuto incontri e contatti con industrie di diverso genere,
stiamo andando avanti sperando ovviamente di avere risultati positivi e di vedere la nostra bussola in commercio al più presto possibile.